Buongiorno a tutti e buon sabato. Oggi parlerò di geografia sacra. Come vedete, una piccola, immagine per potersi organizzare e capire di cosa stiamo parlando appare in alto direttamente nel vostro video e per farvi capire di cosa andiamo a parlare. Immaginate questo che sia la Terra, immaginate che sia anche il cosmo e quindi proiettate tutto ciò che è nel cosmo e nella Terra in questa immagine. Da qui potrete andare a capire le varie capacità e possibilità della cosiddetta geografia sacra, che non è che viene completamente, coperta da tutto ciò che c'è qua. Questo è soltanto uno schema semplice, uno schema non certamente esaustivo di quello che veramente è. Ma la geografia sacra che cos'è? La geografia sacra è la capacità di osservazione della Terra e quindi la capacità di capire le varie corrispondenze della Terra con ciò che vi è nei cieli. Andando oltre, vi è la corrispondenza di ciò che è nei cieli con la coscienza divina. Ma qui, diventa quasi inutile ancora parlarne di questa cosa. Per capire ciò che sta attualmente accadendo sulla Terra e innanzitutto in Europa, basta guardare lo schema. E quindi se guardate lo schema, l'Europa direttamente va nella parte superiore della divisione equatoriale, così come tanti altri paesi. Se andate a guardare la varia dislocazione dell'apparizione di ciò che viene chiamato il virus, la maggior parte viene dislocato in alto e poi viene dislocato direttamente in basso, ma in alcune zone particolari, non in tutte. La geografia sacra è quella scienza che mediante delle misurazioni precise, quindi anche delle triangolazioni ben precise, va a mostrare la capacità di andare a veicolare e a capire quali sono gli influssi che sono in particolari paesi. In questo caso, per esempio, se parliamo dell'Italia, che in Occidente, per quanto piccola sia, ci va bene, sappiamo che gli Stati Uniti hanno più casi e cose varie, ma l'Italia è piccola, l'Italia è piccolissima e ciò che è in Italia in confronto a ciò che è negli Stati Uniti è tantissimo. Quindi se noi andiamo a vedere l'Italia, andiamo a capire il perché c'è stato questo attacco, se vogliamo, dei cieli, anche perché nulla accade che i cieli non vogliano, di quello che è delle persone che poi seguono le volontà dei cieli. Bisogna anche stare attenti perché chi mi conosce sa benissimo che io per cieli indico qualcosa di nascosto, cioè non parlo solo di stelle e di rotazioni planetarie, stellari o di altro, ma parlo della conoscenza ermetica che appunto chiama celum, quindi luce nascosta, ciò che è invisibile agli occhi umani. Ora, quello che volevo appunto dire è che molti mi hanno chiesto, ma perché l'Italia è in mezzo a questo? Beh, innanzitutto l'Italia è il paese più bello del mondo. L'Italia è il paese in cui si è sviluppato, per questo sto facendo questa trasmissione, chiaro proprio, si è sviluppata la civiltà occidentale. Dall'Italia viene la civiltà occidentale, non viene certamente da altri posti, per quanto sia che ci sia la Grecia, ci sia tutti questi posti, ma poi in Italia ha avuto lo sviluppo specialmente del Rinascimento. Quindi il pensiero che poi è stato trasportato anche dall'egida cristiana agli esseri umani e quindi a quelli che attualmente vengono anche
considerati e quindi combattuti suprematisti bianchi. Ma questo accadde, cioè in America. Questo accadde molto tempo fa anche nell'Africa, quando, se andiamo a vedere alcune storie che riguardano la vita africana, si va a trovare quello che venne considerata l'invasione dei diavoli. Per loro i diavoli, quindi il diavolo come colore, no? che veniva, per carità, questo è quello che veniva detto, però per capire, no, come si è poi evoluto. Ci fu un'invasione dal sud di gente di colore appunto scura che ci invase e distrusse con grande ferocia popolazioni che erano più nel nord e che erano di una pelle differente, quindi rimase il mito dei diavoli come fossero neri. No, assolutamente no, cioè, i diavoli possono essere tranquillamente bianchi, rossi, gialli, azzurri, e non è quello. Però rimase questa, no, questa ondata che venne di sangue, che capiamoci bene. Quindi adesso sta accadendo la stessa cosa. Dal sud, cioè l'idea della terra, sta arrivando al nord, quello che ho detto prima, che è ancora niente quello che si sta vedendo, che sarà un'ondata, l'ondata che è vista dalle persone come ondata di marea, ondata di tsunami e cose varie, si sta alimentando, ancora non è niente, ripeto, e ripeto ancora, non è niente. Quindi si sta riversando dove? Dove è il centro della civiltà che si è irradiata negli ultimi, diciamo dire, 2000 anni sul pianeta, perché viene da là. L'Italia ha il grande potere di dare potere. Questa terra ha, per quanto riguarda la geometria sacra, e quindi l'osservazione anche di alcune altre cose che qui non stiamo a parlare, ma vengono chiamate linee di potere, ne è completamente percorsa. Quindi è questo che ha dato la capacità ai suoi abitanti di essere geniali, di essere coloro che hanno regalato al mondo l'arte, coloro che hanno regalato al mondo la legge giuridica, coloro che hanno regalato al mondo il modo di essere civili. Cioè, ricordiamoci che quando Roma era civile nel nord Europa ancora ci si contendeva il cibo coi cani, voglio dire. Quindi è chiaro che attualmente, e da sempre è stato così, non per niente anche la Chiesa stessa andò a prendere il posto a Roma. L'Italia ha questa forza di potere perché per ciclo ha un'influenza centrale nello zodiaco corrispondente al leone. Ecco che si sta ripetendo ciò che sono gli dei della terra per giungere fino agli dei celesti. Non è che uno è migliore dell'altro, no, sono tutti e due dei, solamente delle cose che avvengono, si chiama la rivoluzione ciclica. Quindi l'Italia attualmente, che è stata la culla ed è la culla anche addirittura del cibo migliore del pianeta, non è che sono io che lo dico, perché potete andare a vedere, a leggere l'UNESCO, quindi che è imparziale. L'UNESCO è una cosa mondiale, facendo la classifica dei paesi più belli del mondo, facendo la classifica dei paesi con più arte, quindi capacità animica, e l'arte è la capacità animica, quindi non solamente, diciamo, c'è commerciale, perché l'Italia commercialmente non è mai stata un granché, no? È stata sempre qualcosa di diverso. Al primo posto c'è l'Italia, questo piccolo paese minuscolo dove ci sono il 70%, e ripeto il 70% di tutto il patrimonio artistico mondiale, il che significa che se andate a fare un viaggio in Africa o da qualche altra parte, ci sono vasti spazi dove non c'è niente, che quindi la qualità animica non c'è, o in altri posti, sia chiaro. Infatti in Australia sì, è bella, poi belle cose naturali, ma io parlo di capacità animica umana. Quindi in Italia c'è stata una grande lavorazione di creazione umana, quindi l'ultima concentrazione di una discesa che piano piano sta andando via. Questo bisogna capirlo, quindi per coloro che sono italiani, per coloro che non sono italiani, vogliono mandare a quel paese, mi mandino a quel paese, però questo sta avvenendo, questo è in ogni caso.
L'astio e il problema che solitamente noi andiamo a vedere nei paesi del nord verso cioè l'Italia viene da queste parti, viene da questa situazione qua, viene dalla situazione che cioè in pratica l'anima, che le anime che si sono incarnate in questo posto hanno un significato a livello di, cioè di geografia sacra che corrisponde al cuore. Quindi corrispondendo al cuore, al petto, nell'uomo divino, va direttamente a colpire quella zona. Praticamente in Italia c'è la religione che si basa sul cuore. Allora diciamo, l'Italia sul cuore. Sì, c'è la religione principale di tutto il pianeta che si basa sul cuore, il cristianesimo, no? Bene o male, non so come l'hanno tradotta, come l'hanno fatta, però si basa sul cuore. Cioè, ma è nata in Israele, sì, ma quella è una religione che si basa sulla testa, non sul cuore. Però poi si è trasferita qua. Quindi ecco che andate a capire che chi possiede il cuore di un essere umano lo possiede tutto. Chi possiede il cuore di un posto che sarebbe la parte principale, la parte centrale, che sarebbe l'essere, che sarebbe la parte da cui si emana il tutto, possiede tutto l'essere. Lo potete notare anche con l'amore, no? Quando voi possedete per amore, per carità di Dio, o siete posseduti sempre per amore dal cuore, possedete il cuore di qualcuno possiede il vostro cuore, siete completamente, si dice, anima e corpo di questa persona, o viceversa. Quindi ecco attualmente la situazione. Sì, va bene, ci si può andare a dire, ma tenete presente che il Covid è stato fatto per il G5, ok? Il Covid è stato fatto per distanziare le persone, ok? Il Covid è stato fatto per il transumanesimo, ok? Il Covid è stato fatto per cambiare la politica, ok? Il Covid è stato fatto per il reset, ok? Va bene tutto, ma la spiegazione del perché parte dall'Italia è molto importante. È un posto di potere. Chi domina l'Italia domina l'Europa. Chi domina l'Italia domina uno scacchiere enorme, perché dominando l'Europa, che è la fonte attuale di questa civiltà, dei cervelli e della creazione, c'è da sempre, c'è l'America, sono gli americani, l'America, gli australiani e tutto ciò che è, sono delle appendici, no? Delle appendici europee. Infatti chi vive in America o chi c'è stato sa che c'è sempre un certo parlare degli europei con una certa soggezione, no? Cioè, sia da un lato alcuni sentono soggezione, alcuni invece tentano di ribellarsi perché effettivamente andiamo a prendere la persona comune europea, la persona comune americana, non c'è storia, cioè proprio non c'è neanche, ma neanche nell'istruzione, cioè proprio non c'è storia. E ripeto, con questo non voglio accusare nessuno, ma è lo Stato che fa e che permette questo, non certamente per volontà loro. Bene? Beh, teniamo presente che l'America è una costruzione della massoneria e alla massoneria non fa piacere assolutamente che la gente sappia molto, no? Vogliono comandare loro, quindi volendo comandare loro, no? Con la squadra e col compasso, no? Io ci aggiungevo anche falce e martello, ci aggiungevo, allora è probabile, voglio dire, no? Che riescano a fare qualcosa. Quindi nella geografia l'Europa è il cuore e l'Italia è proprio il core, cioè la parte più profonda del cuore, da dove viene il battito. Da lì viene il battito, da lì viene l'impulso dell'ultima generazione che si sta piano piano estinguendo e poi il centro andrà da qualche altra parte. Per adesso è stato lì, poi andrà da qualche altra parte, ma lo potete anche vedere questa cosa dalla descrizione delle cartine. Anche nelle cartine l'Europa viene messa in mezzo, al centro, gli altri, ma non perché per convenzione. In futuro magari sarà l'Africa, sarà, che ne so, sarà gli Stati Uniti, sarà l'Asia, magari diventi il Giappone, il centro di Giappone al centro e tutto il resto intorno, quindi non è che deve essere sempre così, gira il ciclo. Infatti quello che vedete lì è un cerchio, ma in realtà è una sfera che gira e che quindi si muove a secondo
le interazioni della coscienza. Facciamo un esempio. Solitamente si va a capire e a leggere che ci sono dei monti sacri, dei posti sacri, ci sono tipo per esempio, che ne so, il monte Kailash in Asia, Arunachala in Asia, l'Everest è anche sacro, l'Olimpo è anche sacro, la Miata da noi, quindi ci sono vari monti. Perché? Il monte Athos, perché si pensa questo? A parte che c'è effettivamente un'energia particolare che si va a percepire, se uno va la sente, cioè, va, c'è la mente si ferma, c'è una cosa automatica, no? È qualcosa che accade. Non ci può dire niente, come andare sulle foci del fiume, c'è Nilo, si sente la possanza di quello che fu l'ispiratore della corrente iniziatica e di civiltà dell'antico Egitto, così con la Mesopotamia, ecco, se la ricordiamoci per esempio che la Mesopotamia è figlia di due fiumi, il Tigre e l'Eufrate, ma ripeto, c'è due fiumi rimasti, ce n'erano quattro prima, quindi no, che poi vennero trasportati nella cosiddetta geografia sacra del giardino dell'Eden. Ora non mi interessa quello che dice quello che dice quell'altro, mi interessa di parlare di qualcosa di tradizionale, basta un pochino, ci bisogna andare a vedere. Quindi ecco che nella geografia sacra questi punti riconosciuti sacri o energetici, perché non è che uno dice qua vicino c'è un punto sacro, no, cioè, se ci sono state anche apparizioni che siano mariane veramente o di UFO, no, non mi interessa, perché tra l'altro l'UFO è spiegabile con la magia, quindi non ce l'ho sempre detto, solo che a nessuno interessa e a nessuno fa piacere, perché poi sai, figurarsi se colui che ha speso una vita a interessarsi di UFO e a parlare solo di cose tecniche fisiche tipo velivoli che volano è interessato a questo, no? Non è interessato a questo perché perderebbe quello che attualmente i politici del governo italiano non vogliono perdere, la poltrona. Quindi che cosa succede? Succede che in questi punti vanno a corrispondere a punti diciamo, o tumescenze della coscienza. Si è notato che a secondo i vari punti che si va a toccare sono varie situazioni coscienziali. Magari in un punto sulla Terra si sente più l'ispirazione del cuore, dell'arte, del concetto di anima. In un altro punto si sente più la concezione dell'intelletto puro, in un altro punto si sente più la concezione, che ne so, c'è di altro, voglio dire, no? Tra l'altro c'è chi mi dice, sì, ma allora se l'Europa rappresenta il cuore, quindi il petto, no? La Grecia, che è più in basso, giù, e sta a significare, cioè che ha creato c'è la filosofia, e quindi che ha a che fare con il cuore? La Grecia, se andate a vedere dal petto in giù, corrisponde al pancreas. Quindi bisogna andare a vedere, appunto, il pancreas è una ghiandola particolare, una delle 7 ghiandole importanti del corpo umano, e porta la persona alla chiarezza mentale oppure la toglie. Chi è malato di diabete ce lo sa bene. Porta gli zuccheri, li aiuta oppure li toglie, ci serve per sciogliere, per metabolizzare. Quindi corrisponde, perché tendiamo a vedere questa cosa qua. Però andiamo oltre, questo era per rispondere. E così andate a vedere un po', se voi andate un pochino a guardare questa topografia sacra, cominciate a dire porca miseria, ma guarda te, i francesi corrispondono a quello, hanno fatto questo, gli svizzeri hanno fatto questo. Tu dici, ma gli svizzeri, scusa, cosa corrispondono? L'Italia e il cuore corrispondono a sta parte. Beh, i soldi li fai con il commercio corrisponde a Mercurio è parlare, dialogare e no. Quindi bisogna conoscere un po' le cose, però non è che gli antichi lo dicessero a caso, ci sono delle influenze, magari in futuro quando ci sarà un rimpasto proprio della Terra non sarà più così, voglio dire, però lì ci sono delle influenze particolari che creano le persone che le abitano. Ora il fatto è questo, il fatto è che chi possiede il cuore che pulsa possiede
tutto il pianeta. Non è che a caso che la Cina è venuta in Italia, perché non è andata dall'altra parte, invece è così fissata con l'Italia, tanto che è entrata anche ad essere partner assoluta delle poste italiane capillarmente per poter controllare il tutto. C'è un motivo, no? Queste cose sfuggono a tutti, ma chi osserva, come me, ne sto tranquillo, osservo, guardo, realizzo, calcolo, applico la scienza ermetica antica, in questo caso sto applicando la geometria sacra, e osservando appunto vedo che ciò che sta accadendo è in linea, non solo perfettamente con i tempi, ma anche con le tumescenze sottili interiori che possono portare a energie. Cosa sono le tumescenze? Immaginate il corpo psichico, per un attimo visualizzatelo come un corpo di luce che invade completamente il vostro corpo. Immaginate che dove ci sono gli organi ci sia un ammasso di luce maggiore, una luminosità maggiore, può essere più chiara, più scura, più rossa, più blu, a secondo lo stato di salute del tutto. Quindi, se noi visualizziamo questo, vedremo una massa molto forte negli organi genitali, una massa molto forte negli organi di digestione e di evacuazione, una massa e di quindi metabolizzazione, una massa molto forte nel cuore e polmoni, una massa molto forte nella gola, nella trasmissione, una massa molto forte nella testa. Questo è alla fine, no? Non è che ci vuole la scienza. Poi c'è una massa molto forte nelle mani, una massa molto forte nei piedi, con masse minori nel corpo. Bene, questa cosa può essere proiettata ed è proiettata nella sfera, perché l'essere umano anticamente, lo vedete anche in Platone e in altri, è considerato una sfera. Cioè, è chiaro che non può apparire sulla faccia della Terra come una sfera, però per esempio anche in alchimia, no, viene proprio rappresentato una sfera con le mani e con i piedi, no? È ridicolo, però è una sfera, è sferico, non ha una formazione che sia solamente definita, perché essere sferico significa essere tutto, puoi essere nulla. Ora ecco che a questo punto noi andiamo a vedere quali sono i punti sensibili, e quindi i punti sensibili di questa sfera noi li abbiamo detti in tutto ciò che è, oppure uovo, in ciò che sono le tumescenze. Come accade nella vita di tutti i giorni, facciamo un esempio, oggi sarete impegnati a studiare la tumescenza, tumo si mette insieme, no? Tanti fili, tante cose che creano una cosa, che si mette a funzionare il cervello. Quindi la testa, se qualche chiaroveggente vi vedesse, vedrebbe la testa che è molto luminosa, mentre gli altri parti sono un pochino più deboli come luce. E così, se voi cominciaste a funzionare con solamente i sentimenti, cose varie, la parte più c'è il cuore, no? Sarebbe più luminosa, così per parlare in questo istante, no? Qui c'è una luce, no? Che vi sta, a livello sottile, che sta funzionando per parlare, per comunicare, così quando mangiate, così quando fate sesso o fate l'amore. Quindi è così quando camminate, per esempio, se andate a vedere per esempio i calciatori mentre stanno facendo questo, la maggior parte dei calciatori, chi ha la visione sottile, vede che c'ha delle luci molto forti nella parte bassa del bacino, una luce forte nei polmoni perché respira, nei piedi, e poi qualcuno nella testa. Non tutti, perché ti dice pochi sono quelli che pensano e li mettono al numero 10, li mettono al numero... No, perché sono scemi, perché devono solo giocare, no? Quindi invece c'è chi pensa, poi c'è quello che ha varie situazioni, e così nel tennis è diverso, no? Spesso mi sono divertito a fare queste cose, non è difficile, perché l'importante è una questione di posizione degli occhi, diciamo così, e di rilassamento, e di credere a ciò che vedi, no? Perché all'inizio uno non crede, ma no, ma che cavolate, però poi lo va a verificare una volta, lo va a verificare la seconda volta, lo va a verificare la terza, la trentesima, vedi che è vero. E quindi a quel punto si arrende e dice, caspita, è vero. E si fida. Quindi ecco che queste tumescenze interiori
si muovono a secondo i cicli che sono legati direttamente alle stelle, ai pianeti, a ciò che sono i cicli stellari, i cicli della natura che possiamo osservare qui, no? Per avere un'idea dei cicli vediamo le 4 stagioni. Ma ci sono cicli superiori, perché un ciclo è inserito in tanto ciclo, in un altro ciclo, e uno copre l'altro, uno svela l'altro, uno si intersega con l'altro, uno si interdentella con un altro, in questa, come nelle ruote, no? Allora, in questa maniera, a secondo ciò che c'è, diciamo, nell'aere, ossia nel sottile, avviene il movimento nell'essere umano. È come se vi alzaste una mattina, siete più ispirati. Stamattina mi sento un poeta, oggi mi sento molto triste, oggi mi sento molto polemico, oggi mi sento molto intellettuale, oggi no, è questo, a secondo il ciclo. Bene o male, non è che dico che sia bene o sia male, ma lì siamo, voglio dire, no? Cioè, alla fine si è dominati da questo. E quindi che cosa succede? Succede che nell'istante della nostra civiltà occidentale c'è stato questo, ora che sta andando via via a esaurirsi, ce lo potete notare anche con la dottrina cattolica, tutto si può dire della Chiesa fuorché che è quello che era, no? Quello per cui è stata fondata, c'è altro che cuore, qua, direi che è più basata sul sociale e sul denaro, no? Chi è veramente basato sul cuore non vuole denaro. Chi beve sul cuore non dice, vabbè, ma noi abbiamo una grande struttura da mantenere, fatti vostri, automantenetevi. Però questo è un altro discorso che potrebbe essere scambiato per comunistoide, ma io non sono né di sinistra, né di destra, né di centro, né di sopra, né di sotto, né di lato, né sarebbe un limitarmi. Sono un osservatore. Immaginate quella stella che vedete lì, io sono al centro. Osservo un po' di qua, un po' di là, a destra e a sinistra. Quindi ecco che c'è una cosa strana. Se osservate bene, voi c'è questa cosa che vi mostro, ci sono tante indicazioni che non vado a commentare perché può sembrare quasi una cosa non fine, non bella per le persone. Allora io abito lì, c'è buono e negativo e cose varie. Ma questa è la tipologia da sempre si sa che le stelle fino alla stella immobile, che è la stella del Polo Nord attuale, no? La stella del Polo Nord indicava l'immobilità e quindi la realtà delle cose e quindi la chiarezza delle cose e quindi il mondo degli dei che è immobile, l'iperuranio, mentre si va verso il basso man mano si muovono le cose fino al centro equatoriale, si scende giù 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 fino a un polo sud che non c'è. E questo quindi vi fa mostrare un'altra cosa. Ora, invece di vedere qui il cielo in alto, lì, aspetta, facciamo con questa mano, cosa devo fare? Ecco, così, invece di vedere qui, ecco, il cielo in alto e pensare che è sopra di voi, immaginate che siete in alto, immaginate che state volando, no? E che quella sia la cosiddetta terra piatta, o piana. Immaginate che il polo sud sia il cerchio esterno, immaginate che il polo nord sia il cerchio puntuale al centro e poi immaginate le varie direzioni. Queste indicavano anticamente i posti da dove venivano energie e situazioni, che poi siano reali o meno, possono cambiare nel tempo, ma la mente umana li percepiva così. Quindi da lì nacquero poi tutte le conoscenze, sempre della geografia sacra, dei venti. Vento del nord, vento di qua, questo porta bene, questo porta male, questo perché era un qualcosa che spirava, che arrivava. Quindi nella geometria sacra, cioè nella geografia sacra, noi abbiamo, non vado oltre questa cosa perché sennò poi si entrano in certe polemiche, cose varie, ma tu credi? Io non credo niente, io osservo, percepisco, faccio dei check, se vedo che sono quelli va bene, cioè non credo nessuno, cioè non credo neanche, quando mi alzo il mattino non credo neanche che il mio piede poserà
sul suolo. Quando l'ho posato dico si è posato e non credo neanche che di sotto c'è il suolo, perché non credo che io abbia un piede. Mm? Questa è la base della libertà, però questo è un discorso. Quindi cosa succede? Succede che questo che ho fatto è per indicarvi perché attualmente si è colpiti. Mettete questa benedetta terra piana oltre la terra sferica, prima l'abbiamo vista sferica, no? Per chi ci crede a sferica, ora la mettiamo piana per chi ci crede a piana, quindi non ha importanza, è importante andare a mettersi d'accordo e vedere queste cose. L'Europa va a cadere sempre sulla parte alta, c'è la parte di là. Queste sono convenzioni, certamente, ma questa è per quanto riguarda la realtà delle cose. Una linea centrale qui che manca è quella che unisce il cielo del nord dei celesti al cielo del sud, inferi dei della terra, che è come dire un collegamento da il cranio, il punto alto qua della calotta cranica con gli organi genitali, gli inferi, dove avviene tutto il resto. No? Qui abbiamo un polo nord ben visibile al centro, c'è in alto, sotto il nostro polo nord è un foro, l'ano, come se fosse quel cerchio che vedete come polo sud nell'altra visione. Io sto dando tante suggestioni perché su YouTube e su ovunque sia non è che si possa parlare molto chiaro, queste cose saranno ben spiegate, sono ben spiegate nelle istruzioni di geografia sacra, di geometria sacra, nelle istruzioni di alchimia, nelle istruzioni delle varie vie e situazioni che la scienza ammonia trasmette. Quindi se siete interessati sapete dove cercarmi, non devi mettere a fare pubblicità, io non faccio pubblicità, cioè, se mi volete sapete dove sono. Scuola lunare @academymra.com, scuola lunare @gmail.com, sono là. Ci sono poi i social, internet, tra un po' tornerà anche il nuovo sito, c'è quello di appoggio, se mi volete sono là, ci sono i libri e via via si va a scoprire questo e cominciate a capire perché l'Italia è stata colpita. Ti dici ma perché Bergamo? C'è un motivo ben preciso. Il simbolo di Bergamo andate a scoprirlo da solo. Facciamo questo gioco, per non dirvi sempre io, no, che noia, no? Sentirci sempre dire le cose. Andate un pochino a fare le investigazioni da soli. Andate a vedere il simbolo di Bergamo, andate a vedere che cosa significa, andate a vedere tutti questi vari significati, andate a riscoprire un po' la scienza classica, perché c'è la spiegazione di quello che sta succedendo. Quindi siamo verso, non ancora, la fine di un ciclo, siamo verso il versarsi di Anunnaki, di nuovo chiamiamoli così, no? Nell'altra zona. Vi ricordo che gli Anunnaki venivano dalla bassa Africa, erano lì che avevano fatto stanza, poi dicevano no, ma assolutamente, ma c'è quell'autore che dice che sì, ma all'inizio stavano là, lì andavano ad estrarre l'oro, nella bassa Africa, che non significa un estrarre oro solamente fisicamente, non possiamo sapere se è vero o non è vero, perché nulla è provato. Voi credete così tanto a queste storie che vi stanno dicendo, di quelle 40.000 anni fa, terrò qua e così così, è giusto, bisogna credere per avere un metro per poter studiare, però bisogna andare ad approfondire per vedere se è vero. Più avanti si va, più si sale, più si va a concepire che il pensiero non può essere sostenuto dal pensiero stesso, deve avere delle prove. Quindi cioè dire sì, esiste questa cosa perché l'ha detto Tizio, ok, a chi Tizio chi l'ha detto? Quello, Caio, e a Caio l'ha detto Sempronio, non è una prova. Quindi all'inizio può servire per stimolare, e serve sicuramente, un po' come la religione, no? La religione serve per, con le sue pratiche, cominciare a purificare la mente, l'anima e il cuore, e l'Italia è il centro della religione che stiamo tentando di distruggere, no? Con un'altra religione che tutto è, fuorché di cuore, anche quella, è molto marziale, anche se ha come simbolo il simbolo di Venere e della Luna, è molto marziale, c'è molto marziale,
è una Venere molto materiale, molto densa, una Venere un po', diciamo, ricordiamoci che Venere era considerata sacra e profana, o datrice di vita, datrice di morte, nella maniera con cui ci si sta presentando e datrice di morte. E poi tra l'altro è normale che avvenga questa cosa, perché dalla sconsacrazione del clero cristiano, delle terre, eccetera, eccetera, e quindi nel vedere tutto molto materiale si va, deve per forza poi venire un efflatus diverso, magari, no? Che oltre a dire guarda non esiste solo la materia, esiste anche altro, quindi darsi una regolata. Non tutti i mali vengono per nuocere, perché l'essere, so benissimo che non sono popolare ora a dire questo, ma noi occidentali, specialmente europei, siamo stati ben viziati, specialmente dopo la guerra, no? Cioè, ma è normale, dopo tante sofferenze ci è stato dato tanto benessere. Quindi è giusto così anche, ma poi si è giunti a approfittarne. E quindi ecco che accadono i cicli, appaiono uomini che sono dei burattini di entità sottili e che fanno quello che stanno facendo. Cioè, basta guardarli in faccia, no? Per vedere la non verità di quello che viene detto. Basta osservare la loro faccia. L'altro giorno un amico come voi mi ha mandato un'immagine cioè un video di una persona e diceva guarda, ma tu guarda, parla di questa cosa. E io, ma certo, guardalo in faccia, cioè, è vero. Basta, cioè, la faccia dice tutto. La faccia è lo spirito di una persona. Cioè, uno dice ma io non lo sapevo, ma guardalo in faccia. Cioè, se uno... a me è successo tanto tempo fa il fatto di entrare in contatto con delle persone, specialmente una persona, e che io sapevo che mediante questa persona doveva cambiare il corso di alcune cose, ma si vedeva in faccia, la faccia del però ho dato corso a quello che era. Cioè, non è che uno non può dire no, non ce non l'hai visto, la faccia è l'immagine dello spirito, quindi guarda la persona, i movimenti che fa, ad esempio i tic. Se c'è un tic particolare in una persona nella faccia, no? La bocca, il naso, orecchie, fronte, guancia, ghigni particolari, bisogna andare a vedere. Lì c'è una sofferenza molto profonda a livello di spirito, perché è la parte più profonda. Lì bisogna metterci le mani, aiutare, sistemare, ma bisogna stare attenti, perché può venire fuori poi qualcosa di non positivo dall'incontro. Stessa cosa accade nella geometria, cioè nella geografia sacra. Quindi questo accade. Volevo dirvi, non mi è venuto in mente, eppure non era neanche pianificato, che in questo mese è cominciato, sto per finire, diciamo, oggi con domani, la lezione della via 2. Cioè, a parte le altre lezioni, lo Splendor Solis, a parte anche l'altra di astrologia superiore, cioè sta a partire da questo. E in più vi dico che i primi di febbraio 5, 6, 7 c'è un ritiro ed è molto 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 importante, ma molto importante. Se siete interessati scrivete sempre a scuolalunare@gmail.com o scuolalunare@academymra.com. È un ritiro molto profondo, molto particolare. Sicuramente dopo questo mio c'è dire apparirà una tabella conoscitiva nella descrizione anche su Facebook e cose varie. Quindi è un ritiro veramente importante che va e che andrà a dare direttamente una informazione e delle informazioni molto forti per quanto riguarda l'azione interiore e il modo di potersi liberare e di conoscere, perché senza conoscenza non ci può essere libertà. Con la conoscenza andate a vedere appunto e capirete perché sta accadendo quello che sta accadendo, capirete da dove è venuto, perché è venuto, l'invasione, no? Virus cinese, ma non è solo virus cinese a livello di virus, è altro. No, ma questo era già descritto, voglio dire, non è che ci volesse una scienza. Quindi la nostra bella Italia, che è il paese più bello del mondo, con Roma, la città più bella del mondo, con la terra che ha il miglior cibo, la migliore arte,
è stata rubata l'arte, la Francia e altri si gloriano della nostra arte, ce l'hanno rubata, l'hanno portata via, quindi quando vai anche se vai lì al Louvre, che sono così tutti paciosi, è perché c'è l'arte italiana. Quindi non vi fate piegare assolutamente, ma siate sempre forti, perché dai complessivi attualmente 50 milioni di italiani veri, entro 30 anni, 40 anni rimarranno 10 milioni, 15 milioni, il resto saranno tutti da altri posti, chiamati italiani da altri posti. Quindi perché la razza antica pensa troppo e ha capacità superiori, dati da una civiltà, da una cultura superiore. Oggi c'è bisogno di consumatori come le galline, quindi attualmente i consumatori come le galline potete sapere dove sono. Questo è il tutto. La geografia sacra lo dice, i cicli lo dicono. Potessi parlare più a lungo, ma lo faccio sempre in privato, nelle lezioni, non è per istrigarvi, non posso dire delle cose qui, perché chiuderebbero subito il canale. Ma vedete voglio dire, capire che la razza, come dissi, sta andando all'estinzione. Mentre in Giappone, per esempio, si permette la chiusura del Giappone stesso e la non invasione cosiddetta degli stranieri, no? Perché loro ci tengono molto, in Italia tramite la Open Society si è tutti aperti, società aperta, no? Ma aperta per le cose economiche. Ma questo è un risvolto non politico, è un risvolto animico, è come se il cuore avesse avuto degli infarti. L'Italia è il cuore attualmente e sta avendo degli infarti. E il polmone, i polmoni, e non per niente il virus colpisce i polmoni, la respirazione, che è quella cosa che fa battere il cuore, perché senza ossigeno, ossia l'anima, ossia la vita dell'anima, non ci può essere cuore che batte. Gli italiani, o italici, come preferisco dire io, voi che vi sentite molto, che ci sentite molto italiani e italici, stringetevi nella vostra tradizione, conservatela finché potete, perché la stanno vendendo pezzo per pezzo. Il bello è che avete votato chi la sta vendendo. Di sicuro qui c'è qualcuno che ha votato chi sta vendendo l'Italia da un po' di anni a questa parte. Quindi uno può dire, ma tu sei sovranista? Certo che sono sovranista, sempre. Io sono individualista, figurarsi se non sono sovranista, al 100%, però non si può fare niente. Perché se ci sono persone che per ciclo sono asserviti al portafoglio, a partire da Draghi che ha cominciato fino a tutti, vuol dire che devono avvenire. Ricordiamoci che Draghi, date il via a questo, e quello che è venuto è il dragone, la Cina. Guardatele queste cose. Non è un gioco a sciarada o a settimana enigmistica, o magari leggendo la settimana enigmistica imparerete a vedere le cose più a fondo, no? Come dico spesso, studiate, leggere giornali di enigmistica aiuta molto, perché dà la capacità di vedere le cose come stanno veramente, perché ti dà la capacità di penetrare, di pensare. Quindi, senza fare pubblicità a nessun giornale, occupatevi di enigmistica, perché se vi occupate di enigmistica cominciate a capire come stanno le cose in Italia, no? Allora, una notizia che può passare così laterale, di geografia e di geopolitica: ora Biden impugnerà l'Italia e userà l'Italia per il suo potere in Europa. Che significa? Perché? Quindi andate a vedere queste cose, solo l'enigmistica ve lo può svelare, perché vi rende acuti, vi rende capaci di mettere insieme le parole come le parole crociate, vi rende capaci di mettere insieme i rebus,
I rebus sapete cosa sono? No? Delle immagini con delle lettere e si deve capire cosa rappresentano. Beh, è facile vedere, vedete, se siete bravi, cominciate a vedere Draghi, il Panfilo Britannia, vedete, mettete un drago, un panfilo, poi mettete una donna seduta con la corona in testa, che era sul panfilo e che rappresenta l'Europa. Cioè, mi fermo là, ma è facile, proprio è da rebus delle prime pagine della settimana enigmistica che fanno proprio quelli che stanno iniziando. Così si interpreta la realtà, per immagini. Così, anche se vedete per strada qualcosa, le immagini ve lo spiegheranno. E così capirete la geografia sacra e capirete ciò che accade e le influenze che sono. A secondo le immagini presenti in un posto, saprete che posto è. Mi sembra più che naturale, no? Basta andare in un posto, vedere le immagini che fioriscono in esso per capire, ah, questo è un posto così, ah, questo perché altrimenti non l'avrebbe partorita. Va bene? È scaduto il tempo, avete sentito penso il suono, avevo messo un tempo di 45 minuti, ce l'ho già superato per questioni particolari di lavoro, devo fare la lezione. Quindi la lezione della via 2, la via 2 è molto importante. La via 2 è una via che insegna veramente a trarre il meglio della vita dal piacere sessuale, dal piacere del cibo, dal piacere emotivo, dal piacere sentimentale, dal piacere della vita, dal piacere cerebrale, intellettuale. Quindi non è solo una cosa fisica, sessuale, è tutto. La via 2 dà la capacità di avere insieme zolfo e mercurio per poter operare. Può essere fatta sia a due veramente fisici, oppure può essere fatta anche con un partner ideale, mentale, può essere fatta sia da persone eterosessuali che omosessuali, che c'è nessun problema, ma da sempre, non è che dici ti stai bene che tu no, è da sempre che è così. Si tratta di polarità, perché si basa sulle polarità dell'anima, quindi basa sulla polarità del corpo fisico, no? Polarità dell'anima, perché è una via psichica molto profonda. Se siete interessati, scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com, e in più informatevi per il ritiro, è molto importante, molto molto. Se siete interessati, appunto, scrivete sì, devo terminare. Va bene? Un saluto a voi tutti.